È il 27 aprile 1975. Tutto è pronto per la partenza del Gran Premio di Montjuïc, il circuito cittadino ai piedi del Monte di Barcellona. Tutto è pronto, in effetti, è abbastanza un eufemismo, visto che dal mercoledì precedente ci sono minacce di sciopero da parte di molti piloti che protestano per la poca sicurezza del circuito, soprattutto in alcuni punti dove sono stati montati dei guardrail in maniera poco ortodossa. Alle prove del venerdì vengono rimontati, ma con un unico risultato: la conferma di scioperare da parte dei piloti. Ma la minaccia dell'organizzazione gara di far sequestrare le vetture da parte della Guardia Civile e farle mettere nello stadio olimpico, dove sarebbero rimaste in fermo per diversi mesi, convince le scuderie e i piloti a gareggiare. Quasi tutti. Il campione del mondo in carica, Emerson Fittipaldi, compirà lentamente i 3 giri previsti dal regolamento per poi tornare ai box senza quindi qualificarsi per la gara. La pole andrà al prossimo campione, Niki Lauda su Ferrari, mentre il 24° posto sarà occupato da un pilota italiano, Maria Grazia per tutti, Lella Lombardi. Quasi tutti gli sport hanno la versione maschile e quella femminile, ma non la Formula 1. E questo lo si è capito prestissimo con Maria Teresa De Filippis, una napoletana del 26 che prese in mano la macchina campione del mondo, una Maserati guidata da Fangio l'anno precedente. Riuscì a partecipare a 4 Gran Premi e a tagliare il traguardo solo una volta, ma entrò di diritto nella storia di questo sport in quanto pioniera. Sono state 5 in tutto le donne che in più di 70 anni di circus si sono sedute in una monoposto, ma 3 di loro non sono mai riuscite a qualificarsi per le gare. Lella Lombardi è la vera record woman di questo ristrettissimo gruppetto. Quarta figlia di un macellaio, a 13 anni guidava un'automobile e a 18 si guadagnava da vivere con il mestiere paterno guidando il furgone per il trasporto della carne. Ne ha fatta tanta di gavetta, dai kart alla Formula 5000, fino ad arrivare a sedersi in una Formula 1 all'età di 33 anni nel 1974. Dopo 3 stagioni di questa esperienza unica, continuò a correre concentrandosi su gare di lunga percorrenza, raggiungendo anche ottimi risultati. Ritiratasi nell'88 diventò team manager aprendo la sua scuderia, la Lombardi Autosport, ma purtroppo nel 1992, non ancora 51enne, ci ha lasciati troppo presto per un cancro. È nella storia per tutto quello che ha fatto nella carriera, ma il punto più alto è quel Gran Premio di Montjuïc del 75. Torniamo allora a quel 27 aprile. Con le premesse fatte, la gara non partiva con i migliori auspici. La conferma arrivò subito. Una sfilza di ritiri si susseguirono fino al 24° giro. Solo 10 su 25 piloti partiti erano rimasti in gara. Il giro seguente fu quello della tragedia. La Hill di Stommel perde un alettone e la monoposto va a sbattere violentemente proprio contro le barriere incriminate dai piloti nei giorni precedenti. Carambolò in mezzo alla pista, colpì le barriere sul lato opposto e si impennò, volando oltre le barriere stesse. Stommel si ruppe entrambe le gambe, mentre 4 persone persero la vita. Uno spettatore, 2 giornalisti e un commissario antincendio non tornarono più a casa. Nella confusione la gara proseguì per altri 4 giri e poi venne interrotta. Fu l'ultima volta che un Gran Premio di Formula 1 veniva organizzato alle pendici del Montjuïc e adesso sappiamo il perché. Il vincitore fu Jochen Mass su McLaren alla sua unica vittoria in carriera in Formula 1, ma soprattutto si creò il record tuttora imbattuto più particolare di tutti, e non perché era stato fatto dall'unica donna ad essere andata a punti in un Gran Premio di Formula 1, ma perché, secondo il regolamento dell'epoca, se una gara veniva interrotta prima del compimento del 75% dei giri totali, i punteggi venivano dimezzati. Lella Lombardi arrivò sesta, quindi invece di un punto ne prese mezzo, uno 0,5, rimasto nella storia in mezzo alla tragedia.